Welcome, Ciao, benvenuti. ciao a Questa volta non tutti. sono riuscita a fare lo scherzetto al dragone No, perché ha stasera deciso di stare in silenzio, quindi questa sarà una trasmissione in assoluto silence. Benvenuti. sì, stasera sono a casa mia, nella mia cueva e quindi non mi si fanno Allora, scherzi. come vi avevo detto, tanto benvenuti nella casa di Ra in Egitto, io sono a Luxor e benvenuti dal Moonchild a Berlino. Come Benvenuti. sapete, Vai giù. Moonchild è un dragone e quindi vi ho scritto chi meglio di un drago può illuminarvi e Drago Forte. illustrarvi questo Kin 1, ricominciamo Kin 1. eh, Ritorniamo nelle... Ciao, ciao Ahmed, ciao. Ciao. Eh, Può illustrarvi questa onda del drago che inizia oggi col key numero 1, il drago rosso, e accompagnato ovviamente dalla sua mega aquila che non può assolutamente mai mancare sopra di lui, che Mia gli quinta gira forza. sopra. Sì, mia quinta forza che mi accompagna. Assolutamente. Benvenuti, benvenuti. È un attimo solo che condivido il video. Benvenuti. Questa volta lo condivido. Eccoci qua, Cosa stai anche io. facendo? Stai facendo gli scherzi? No, anche io volevo condividere. Vediamo se riesco. No, non ci riesco, tanto per cambiare. Uh, forse qui. Va bene lo stesso. Allora, com'è andata questa onda? Ma questa onda è andata benissimo, raccontami tu com'è andata. Beh, a te è andata super bene, Beh, infatti, direi. No, silenzio stampa. io sono stato bene, devo dire. Ho ritrovato proprio un attimo di sprint creativo proprio in questi ultimi giorni e, e quindi sì, sentivo già questa nuova aria in entrata con questo sole cosmico Ciao di ieri. Rosy, i nostri follower. Ah, che bello! E bene, finalmente il dragone non piange, non si dispera dopo la fine dei 13 giorni e nella stella ha ritrovato un po' di luce. Sì, io Voi com'è andata l'onda? Spero che nei siate finali. potuti risplendere veramente in questo rush finale fino a ieri. Arrivavamo al meraviglioso sole cosmico che io amo moltissimo. Però anche che so che siete tutti un po' ancora mossi dalle eclissi, da tutto quello che si sta muovendo, dalla luna, tante cose, no? Mm. Però è stato un periodo, credo, anche molto ricco di possibilità, di darci la possibilità di fare questo grande cambio, no? E di aprire nuove porte, darci il permesso di cambiare qualcosa. Wow, allora Aurora, benvenuta. Ciao. Esatto, basta disperazione, siamo positivi assolutamente. Ragazzi. Sì, beh, bisogna un attimo No, incassamenti. Aurora, su, rilassati. e che nuova aurora sia con questo drago. Quindi ricominciamo oggi con il Kin numero 1, in questa grande rinascita, in questo nuovo movimento che secondo me è perfetto anche con il passaggio che abbiamo appena avuto, no? Della luna, delle eclissi e di tutto quello che si è mosso. E vediamo un po' che cosa ci porta questo nuovo Kin 1, questo dragone. Mm. Chissà se il dragone ha voglia di uscire da quella cueva e guardare quanto è bello.
ogni riferimento è Che bello puramente casuale, fuori. voi sapete. Sì, che scopre di Bello avere dentro e due bello ali, fuori. che scopre di avere due ali, che può volare. Esatto, è un codone, un grande codone, quindi Esatto. assolutamente. Quindi, benvenuti, e io inizierei sempre, come sapete, l'onda con l'affermazione, guardate che mi arrotolo sempre tutte le mie collane in strotto, e vorrei morire nel giorno 1, ma anzi vorrei rimanere. Quindi incominciamo un attimo, vi chiedo di un attimo di venire con me, di aprire questa nostra visione che cerchiamo di condividere per i prossimi 13 giorni, e con l'affermazione del chi numero 1, il drago magnetico. Io unifico per nutrire, attraendo l'essere, sigillo l'input della nascita, con il tono magnetico del proposito. Sono guidato dal mio potere duplicato. Sono un portale di attivazione galattica. Entra in me. E vi vorrei leggere anche un'altra affermazione che è: sono una calamita. Attiro la conoscenza e ho supporto divino. Questa affermazione è molto importante perché non dobbiamo mai dimenticarci che Wow. siamo anime, che siamo spirito e che comunque siamo sempre connessi con la nostra casa madre, e che la nostra casa ce la portiamo sempre dentro il nostro cuore. Sapete, l'affermazione della casa di Ra è: tutto ciò che ti serve ce l'hai nel cuore. Noi ce la portiamo sempre qua, nel cuore, e riconosciamo questa nuova casa, riconosciamo questo percorso che iniziamo a fare in questo momento, ricominciando dal numero 1, e vediamo che cosa questa onda, secondo i miei meravigliosi oracoli, ci porterà, cosa ci vuole indicare, quali sono i consigli che posso illustrarvi. Vediamo subito. Allora, questa onda ci porta a richiederci di rimanere veramente centrati dentro di noi, di essere un canale tra il cielo e la terra, e di lasciare che le cose si mostrino davanti a noi, di vedere che cosa si mostra, di non usare la vostra forza, di non volere le cose come le volete voi. Provate a cambiare il modo di vedere le cose, provate a lasciare che le cose si mostrino e che cosa vi dicono, lasciatele parlare davanti a voi. Saranno nuovi consigli, nuove cose che vi arrivano, però dovete riuscire a lasciare che vi parlino, non reagire immediatamente, non mettetevi a correre, non volete già le cose come volete voi, quello vuole dire, no, rimanete nell'essenza, essenza, numero 1, essenza di quello che c'è. Guardiamo quello che ci stanno mostrando davanti. E che cosa ci chiede questa onda? Ci chiede soprattutto di avere fede in noi stessi, di credere, questo non smetterò mai di ripetervelo. Se non credete in voi stessi non andrete mai da nessuna parte, dovete credere assolutamente in voi. E questa onda proprio ci chiede: rimani centrato, lascia che i segni ti si mostrino davanti, non agire, aspetta un attimo, cerca di capire dove ti chiedono di andare, qual è il movimento che è perfetto per te. Aspetta dentro di te e credi in te stesso, abbi fede, sii leale con te stesso. Quello che vi dico è: guardate veramente chi siete, guardate veramente la vostra verità, non abbiate paura di guardarvi, ma state assolutamente centrati dentro di voi. Specchio E analogo. poi agite e fidatevi di voi, fidatevi della vostra verità, fidatevi di quella fede che dovete avere solo incommensurabilmente verso voi stessi, nessun altro. Non fidatevi di nessuno,
non ascoltate nessuno, questo lo dico sempre, quindi rimanete dentro di voi, ok? Vediamo. Eccomi qua, pronta, via. Allora, questa onda ci chiede oggi, nel primo giorno dell'onda, di capire quanto abbiamo intorno a noi, quante cose ci stanno accompagnando. Noi abbiamo tantissimo intorno a noi e non ce ne rendiamo mai conto, quindi onorate e ringraziate tutto quello che vi sta accompagnando, le persone che vi accompagnano, chi è vicino a voi, e veramente tutto quello che vi circonda, perché intorno a voi avete tantissimi aiuti e non ve ne rendete conto, perché continuiamo sempre a cercare, a correre, invece se vi fermate, come dicevo prima, intorno a voi capite che cosa avete. Intorno a uno è magnetico, io attraggo, sono una calamita, ricordatevi, sto attraendo, ma perché intorno a me c'è già tutto pronto, quindi io posso andare, posso onorare, quindi onorate quello che avete, ringraziate ciò che quindi chi vi accompagna, anche le persone che vi stanno accompagnando in questo momento, persone se ne saranno andate via lontano, altre saranno arrivate, nuove famiglie si formano, nuovi gruppi, nuove anime si ritrovano e condividono con un grande amore. Quello che avete in questo momento intorno a voi è un grandissimo amore, quindi state centrati, controllate, guardate, ringraziate quello che vi accompagna. E in questa onda voi ritroverete quello che è veramente quel focus della vostra anima, che cosa la vostra anima vuole, dove vi vuole portare, qual è veramente quel grande segreto e quel grande passaggio dove volete andare. Quindi lì ci sarà proprio il rimettere quella bussola dove devo andare, quindi ricomincio, rinasco e punto la mia bussola e vado dove devo andare. Perché sarà molto chiaro ciò che la vostra anima vi chiede se l'ascoltate. Come ricordate abbiamo un supporto divino è un aiuto per capire l'anima dove ci vuole portare. E ci saranno ovviamente in questa onda delle prove. E prove perché? Perché in questa onda voi vi dovete assolutamente fidare di voi, quindi dovete proprio staccare tutti gli ormeggi, dovete proprio liberarvi da tutto ciò che vi tiene ancora legato e affidarvi a voi stessi, affidarvi veramente a ciò che è pronto per voi. Non potete desiderare o volere fare ciò che non è pronto per voi, potete fare solo ciò che è pronto. Sapete che le cose avvengono al momento giusto, quindi seguiamole. Okay? Si apriranno nuove strade, si aprirà proprio qualcosa che sarà proprio connesso al cielo e alla terra, con qualcosa che noi vogliamo fare, qualcosa che non è che sia nuovo da dire voi farete nuove scoperte e andrete sulla Luna, no, non questo, ma sarà nuove per il nostro modo di agire, sarà una nuova strada che io inizio a fare perché cammino in un nuovo percorso. Quindi quello è il nuovo per me. Già per me soltanto scegliere di andare a destra mentre di solito vado a sinistra è già un cambiamento. Okay? Quindi fidatevi anche dei vostri piccoli impercettibili cambiamenti. Sono tutti fondamentali per andare verso la vostra missione. Questo è molto importante. E si apriranno anche delle nuove strade, ma in queste nuove strade dovete imparare ad essere molto leggeri. Cioè, basta pesantezze, sono un po' pesanti, quindi invece non avete bisogno di niente. Camminate quella strada e sorridete alle persone, anche quelle che non vi piacciono, anche quelle a cui non piacete, e andate oltre, proseguite il vostro cammino, non fermatevi mai, non fatevi fermare da niente, seguite lui, seguite la vostra voce, seguite dove volete andare voi e andate nell'essenza. Cioè voi sapete quando avete una persona davanti che cosa quella persona sta pensando dentro di sé e che cosa vi comunica. Non sono le parole che vi sta dicendo,
magari vi sta offendendo, ma vi offende solo perché è gelosa di voi, vi offende solo perché vi ammira magari, no? Quindi guardate oltre. E state dentro quell'essenza, state proprio dentro il punto, cioè questa onda vi chiede di andare dentro quel punto e vi chiederà anche di fare una ricerca proprio perché sarete nell'essenza, quindi iniziate a guardare esattamente che cosa vi serve, ma vi serve veramente tutta questa roba che avete intorno o potete veramente essere essential? Io dico, io vivo nel deserto e mi sono accorta che non ho bisogno di niente, non mi serve niente, non ho bisogno, ho tutto intorno a me e sono piena di cose, di tanto, di tanta abbondanza e di tanto amore, quella è la cosa più importante che abbiamo intorno. Questa onda vi chiederà anche di mettervi in contatto con la vostra parte che vi permette di poter porre i vostri desideri nel mondo. È una parte che vi chiede di connettervi con il vostro cuore, quindi connessione con il cuore, anche se le cose potranno in questa onda chiedervi di essere un po' schematiche, cioè c'è bisogno un po' di mettere come delle basi, però di essere schematici e andare avanti con un certo metodo, mi viene da dire. Okay? Ma questo metodo non toglie che il cuore deve essere sempre coinvolto, ricordate, sempre. Vi chiedono proprio di lasciare andare quello che è stato il passato, quello che è stata la casa madre, la casa dei vostri genitori, quello che è stato quello che vi ha trattenuto fino a questo momento. È giunto il momento di ringraziarli per tutto il lavoro che hanno fatto, di continuare ad amarli sempre, ma di andare per dove dovete andare, dov'è la vostra chiamata, che cosa dovete fare. Quindi iniziate a camminare per questa strada e cambierete anche modi, punti di vista, proprio perché nella nuova strada c'è un modo diverso di vedere, vi si aprirà proprio nel guardarvi intorno, nell'osservare quello che vi arriva, un nuovo mood di visione e vi permetterete, questa è una cosa importante, datevi il permesso in questa onda di cambiare il modo di pensare, datevi il permesso di vedere le cose diversamente, datevi il permesso che la vostra visione possa essere così ampia da poter vedere tutto lo spettro che avete intorno, quella caverna va vista tutta, e va visto tutto quello che c'è fuori quella caverna. Allora a quel punto sì che sarete veramente pronti per iniziare a camminare con le vostre gambe, per iniziare a muovervi in quello che è veramente consono con voi, quello che vi piace fare, quello che voi volete portare e vi sarà chiesto il coraggio di essere chi siete. Questa è una cosa molto importante. Alla fine di questa onda vi viene chiesto il coraggio di guardarvi e di riconoscervi. Chi sono io? Fatevi questa domanda in questa onda, chi sono io? Alla fine di questa onda, il 13° giorno, voi vi riconoscerete, avete fatto il cammino che vi ho detto, vi guarderete allo specchio e vedrete voi stessi in un modo completamente diverso e vi darete quel permesso, che non vi siete dati fino ad oggi, di poter andare oltre e di ritrovarvi e di ascoltarvi profondamente e di essere fedeli a voi stessi, alla vostra anima, a questa incarnazione che avete deciso di camminare in questo corpo, qui, adesso. Vediamo gli aiuti, come sempre, questi sono gli helpers. Ciao Katy. Ciao. Poteva essere che lei, che appare ovviamente a caso quando ci sono io, è la mia super segment. Oh. Questo è l'aiuto per questi 13 giorni, quindi la dea della guarigione, la grande guaritrice, il divino, il femminile, guarigione del femminile, ma non soltanto del femminile, lei guarisce qualsiasi persona con il suo fuoco primordiale, lei ha gli occhi di suo padre Ra ed è fiera di chi è,
lei sa chi è, ma che cosa vi chiede Sekhmet? Lo sapete, non è la prima volta che ve lo dico. Lei chiede di essere leali con voi stessi. Quando vi fate una promessa, quando vi dite, beh, da domani inizio a fare questa cosa, dovete farlo. Non solo parole, ma dovete avere i fatti. Sono molto importanti in questo momento che voi agiate in lealtà verso ciò che state manifestando. Manifestiamo ciò che vogliamo creare, ma per manifestarlo dobbiamo essere leali, dobbiamo camminare veramente molto dritti, come dice Sekhmet. E non ama molto le persone che parlano molto e quando escono dal suo tempio fanno esattamente il contrario. Quindi siate onesti con voi stessi, continuate a camminare e lasciate che quel fuoco vi guidi, perché lei sarà in questi 13 giorni con voi, camminerà con voi. Vediamo le carte del Sole e della Luna cosa ci dicono. Qual è l'aiuto che ci danno? Meraviglia delle meraviglie, Chirone. Non potevano essere che, scusate perché faccio casino come al solito, che la grande guaritrice e Chirone, i due grandi guaritori che ci vengono in aiuto delle grandi ferite che abbiamo per poter passare questi 13 giorni, per poter rinascere e non ripetere sempre gli stessi errori, per poterci darci il permesso, vi ripeto, questa onda, io sento molto questo, datevi il permesso di guardare ciò che è dentro di voi, datevi il permesso di lasciare andare questi attaccamenti, questi dolori, li lasciate veramente con un sorriso. Quando il bambino arriva urla, ma poi guarda la mamma ed è molto felice. Quindi la grande madre che ci sta accogliendo oggi ci chiede e ci porta una grande guarigione dentro di noi. Quindi questi 13 giorni datevi il permesso di poter guarire, datevi il permesso di semplicemente essere voi stessi. Non abbiamo bisogno di nient'altro se non di essere noi stessi, credere di avere fede in noi, perché solo in questo modo noi potremo fare il passaggio di questi primi 13 giorni per continuare questo meraviglioso cammino che ci sta aspettando, che si chiama vita, che è meravigliosa. Quindi ringraziate la vita, onorate la vita e grazie vita di avermi portato qua oggi e di avermi portato con voi. Grazie mille. Voglio bene. A te, Dragonza. Perfetto, abbiamo proprio finito con la vita, che è esattamente proprio il più grande dono che questo drago ci dà. Infatti sono molto emozionato perché questa è proprio una celebrazione di questo nuovo computo che comincia oggi, quindi il numero 1, si riparte da capo, una nuova vita sta diciamo prendendo sempre più forma e quindi è un momento molto forte, molto importante. C'è tanto fuoco, tanto calore e c'è appunto la forza di darsi la possibilità di riniziare da capo. E dunque il drago ovviamente è, partendo proprio dal suo archetipo, è governato da Nettuno, quindi chiaramente è la madre, quindi sono le acque, tutto ciò che avvolge, che nutre. E questo ovviamente è la onda proprio numero 1 delle 20 onde di tutto lo Tzolk'in, ed è come se appunto fosse una genesi, cioè la genesi della creazione praticamente, dove praticamente tutte le memorie dell'essere primordiale, quindi di questa madre, di questo drago che sognò il sogno di noi esseri umani come 20 tribù di questi 20 glifi, che poi uscirono e si moltiplicarono da questa caverna. Infatti proprio tutto il percorso di questa onda parla proprio di questo uscire allo scoperto, di partorirsi, di esporsi, di comunque in un certo qual modo osare e andare appunto verso quel viandante, quel viandante numero 13 che ci porta verso spazi sconosciuti e ci apre proprio verso l'alto, l'uscita e quindi fuori dalla terra, fuori dal posto nascosto.
Appunto qui ci sono tutti i ricordi appunto ancestrali dei nostri antenati stellari. C'è anche molta nostalgia, c'è molta anche pesantezza, perché nel ventre appunto del drago, dove sta il fuoco, che è il suo, che rappresenta poi simbolicamente, allegoricamente il suo segno occulto, che è appunto il sole, e che non a caso è infatti governato da Plutone, per cui raccoglie proprio il sapere occulto e illumina di sapere tutto poi in esterno, ecco. E qui abbiamo appunto la possibilità di far uscire questo fuoco, di non tenerlo gelosamente nascosto come i soliti tesori che solitamente i draghi non amano mostrare, e quindi potersi alleggerire perché appunto questa profezia, questa profonda saggezza così arcaica, così antica, sia di uso e, come dire, di fruizione nella comunità, e quindi così lei, diciamo il drago, la madre, si alleggerisce del carico e riesce a appunto spaziare e a trovare le proprie ali, e appunto vigilando sul messaggio può portare la profezia. Aiutato, tutto questo viene aiutato dallo specchio, che come prima già senza, cioè, così sincronicamente già ne ha parlato prima Shams, dicendo appunto che lo specchio cosa serve al drago? Serve per capire realmente chi siamo noi, cioè lo specchio non era un orpello semplicemente estetico per i Maya, era una specie di, sì, un mezzo per poter raggiungere altre realtà, e quindi veramente guardare dentro di sé che cosa abbiamo, cos'è che portiamo, la nostra essenza reale, e quindi riflettendo su questo possiamo trovare appunto nello stare, nel sapere chi siamo veramente, la giusta cura e il giusto accudimento, che poi viene portato in esterno, ma prima di tutto verso noi stessi, perché questa è una lezione che il drago purtroppo alle volte non cioè vuole bypassare, perché è così di indole, è un po' la indole del caregiver, cioè di colui che accudisce, ma che poi finisce per non pensare e non sapere neanche chi è fondamentalmente, quindi cade nel dramma, cade nella pesantezza, nella solitudine e in tutti questi carichi che appunto porta, come dicevo, di profonda sapienza, di profondi misteri che custodisce. La scimmia invece è la sua sfida, colei che sfida il drago, e che infatti insegna cosa al drago? Insegna proprio che nella leggerezza e nel gioco elusivo si trova la magia quindi del non calcolare. Ci sei, Shams? Oddio, sei andato un attimo via. Non ti vedo più. Perfetto. Ok, dicevo, questa sana incoscienza della scimmia che ci aiuta e ci porta nel gioco, anche elusivo se vogliamo, ma fa sì che appunto questa magia si manifesti, per non prenderci troppo sul serio, per farci scivolare addosso la pesantezza del quotidiano, e così ritroviamo la magia dell'essere, che appunto di cui il drago deve essere nutrito per trascendere se stesso, e quindi rimanere se stesso senza dover servire solo e basta, e nutrire e basta. Il ventre quindi appunto lo aiuta a scaldare e nutre illuminando, e quindi esotericamente ci dà questa verità nascosta, ci offre la verità divina occulta, e la scimmia invece ci alleggerisce e ci dice che dobbiamo assolutamente stare nella leggerezza, nel gioco, perché è solo lì che possiamo entrare nel regno dei cieli, come diceva qualcuno, che i bambini entreranno per primi nel regno dei cieli, ecco. E quindi insomma apportare questo sano nutrimento
nel mondo, quindi sopra, al di là, verso il viandante, e portarsi verso il viaggio, verso l'ignoto, territori ignoti, quindi trovare questa porta finalmente dentro noi stessi che ci porta all'esterno per osare portare appunto questi grandi misteri, questa grande profezia. Questo appunto era il tomo 1, vi ho descritto esattamente, questo è il drago magnetico. Volevo dire un'ultima cosa prima di partire poi con tutto il resto. Da qui al 20° glifo abbiamo proprio la rappresentazione, la descrizione della matrice dei veri archetipi, dei primi 20 archetipi, quindi importantissimo, ed è meraviglioso, un onore poterveli raccontare. Quindi abbiamo il secondo archetipo che è appunto il lunare ed è la sfida ed è il vento lunare bianco. E qui appunto abbiamo lo spirito che subito vuole, cerca di entrare, di penetrare dentro di noi per far sì che il messaggio venga tradotto interiormente, e solo attraverso il silenzio e l'ascolto. Dopo appunto essere nati, dopo la vita, dobbiamo qui cercare di stabilire un contatto coscientemente appunto con la sfera spirituale dell'essere, e solo così appunto possiamo sentirci completi, altrimenti non possiamo andare avanti. Nella notte blu, il terzo giorno, poi chi numero 3, elettrica, notte blu elettrica. Qui appunto è contenuto il sunto, diciamo, il nettare del Dreamtime, quindi il portare a riattivare questo computo sacro, questa visione in sincronia con la natura di nuovo, quindi la visione 13-20 nella 3D, e quindi dobbiamo cercare di portare tutta questa abbondanza dal nostro inconscio, e dobbiamo cercare di portare in vita quindi il sogno, e quindi provare a interpretare questi segni, questi sogni, questa quarta dimensione che preme e che vuole rendersi manifesta e vuole essere realizzata nella carne, quindi nel nostro veicolo umano, della terza dimensione. Nel seme poi giallo autoesistente. Sì? Infatti, esatto, l'analogo preciso di Shams, infatti, il suo Mio seme. alleato, il suo compagno, il suo amico, il suo migliore amico. Qui c'è Il la mio coscienza. seme. Sì, infatti. Questa è proprio la coscienza, cioè prendere coscienza e quindi consapevolezza di questo grandissimo contenuto che portiamo, che porta in sé, racchiuso il seme, nella sua più pura innocenza e nel appunto avere la fluidità nello stare e nel sapere che diveniamo, che questo progetto diviene qualcosa di molto più grande, qualcosa che non ha limiti, qualcosa che viene espanso e viene assolutamente fiorito attraverso appunto l'unico focus della fede e della pazienza e della costanza. Nel giorno 5 poi abbiamo il serpente intonante rosso, wow, il primo serpente. Qui abbiamo veramente la spinta e la forza proprio vitale, primordiale, iniziatica proprio, che ci guida e ci spinge verso proprio lo spogliarci da queste antiche corazze, da tutto quello che è oramai vecchio, e quindi ci porta sempre, anche qui il concetto è sempre quello del drago, di liberarsi, alleggerirsi, per andare verso nuovi orizzonti, e avendo sempre la fede soltanto sul proprio bagaglio che è già insito nel nostro DNA, e tutta la sapienza, tutti i poteri occulti, inconsci che attraverso l'istinto appunto il serpente vuole emanare. Qui c'è appunto c'è la spinta e l'energia sessuale,
c'è proprio lo scoprire e il dare libertà a queste pulsioni sessuali profonde che dobbiamo assolutamente liberare in energia proprio creativa. C'è quindi questo veleno che diventa un siero curativo, che poi diventa quindi anche come, diciamo, lo sperma che dà la vita. Nel giorno 6 abbiamo l'allacciatore dei mondi ritmico bianco, e qui meraviglioso, c'è il campo proprio della morte, delle infinite permutazioni che la morte ci offre, riportando quindi armonia, facendo pace con questa antica paura, con questo antico tabù che appunto la frequenza 1260 ci ha, come dire, imprintato sin dalla nascita, con questa grandissima menzogna che la morte appunto è la fine di tutto, e ci hanno imposto appunto questo tipo di visione, e qui appunto nel tono ritmico cerchiamo di ristabilire questo flusso armonico, facendo pace con questi contenuti, questa unificazione che è appunto la morte, che non è altro il luogo da cui proveniamo tutti, a cui dopo facciamo ritorno, e quindi questo ponte viene creato appunto con questo allacciatore, e questo ponte lastricato di mille colori e mille possibilità. Nel giorno 7 abbiamo appunto il cuore dell'onda, il tono risonante, la mano blu, e qui dobbiamo ritrovare, risintonizzarci con la nostra personale cura per noi stessi. Cosa significa? In realtà significa conoscere, perché la conoscenza è la guarigione, la conoscenza, diciamo, la ricerca interiore soprattutto, può essere l'unico nostro antidoto per portarci sempre di più verso, avvicinarci di più al divino, che è appunto sotto forma di può essere di artefatti, appunto di scrittura, di libri, cioè il divino lo cogliamo qui nella 3D, e soprattutto appunto poi lo cerchiamo di alchimizzare come fa un alchimista, come fa uno scienziato che riesce a unificare appunto lo spirituale, quindi quello che è la religione, con la scienza e quindi il raziocinio. Nel tono 8 la stella galattica gialla, attraverso appunto il nutrimento di quello che abbiamo un po' assorbito, l'insegnamento che ci ha dato la scorsa e ultima onda del computo, e qui sentiamo che appunto il disegno, cioè ci sentiamo parte di questo grandissimo disegno cosmico, che è meraviglioso, e possiamo appunto splendere in bellezza e in eleganza semplicemente sapendo chi siamo, ed essendo semplicemente quello che siamo e quello che portiamo, certi proprio e fieri di essere perfetti assolutamente così come siamo. Nel giorno 9 abbiamo poi, no scusate, sì, giorno 9, luna solare rossa. E qui invece ci addentriamo un attimo nei territori un po' più delicati, che fanno parte, diciamo, del nostro carico anche karmico, antico, emozionale, e qui dobbiamo trovare proprio la forza e l'intenzione di essere proprio maturi, di essere genitori di noi stessi, essere responsabili, e accettando in totale verità che tutte le nostre insicurezze possono solo guarire uscendo fuori, uscendo alla luce del sole. Quindi razionalizzando, siamo molto, appunto, che noi siamo molto più in contatto diciamo, con la natura e con gli eventi naturali, e quindi tutto deve fluire naturalmente, tutto deve tornare comunque nella limpidezza, e quindi stando a contatto molto con la natura, con l'acqua se possiamo, e tutto dopo ci sembra molto più leggero e molto più chiaro. Nel giorno 10 il cane planetario bianco,
Qui ci permettiamo di manifestare proprio in totale fedeltà quello che anche prima Shams diceva, che appunto solamente donando, sapendo di amarci, sapendo chi siamo, possiamo donare il nostro cuore e dedicarci in maniera sana agli altri, e anche verso quindi noi stessi, e possiamo appunto rispettare i confini in maniera sana, e solo così appunto l'amore può essere manifestato, sia in entrata ovviamente che in uscita, quindi ricevendolo e offrendolo. Quindi bisogna essere veramente leali e coerenti come il cane ci insegna. Oh, qui siamo nel tono 11 meraviglioso e qui c'è la firma galattica di Valun Votan, del grandissimo maestro che ha portato tutta questa saggezza, insomma, diciamo, l'ha trasdotta e resa più fruibile per noi, per tutti noi. Qui c'è proprio appunto la scimmia spettrale, colei che ci spalanca e fa pace con questo drago, spalanca questo portale finalmente, che per il drago è assolutamente ignoto e terrorizzante, e attraverso appunto la magia e la sincronia degli eventi, della vita stessa, ci porta appunto, ci porta il gioco, ci porta la leggerezza e l'illusione proprio nell'essere soltanto, in realtà, pensando che siamo solamente carne e sangue. In realtà qui proprio le dimensioni si aprono e si cioè, la scimmia riconosce il drago, riconosce di essere carne e sangue, ma gli insegna che siamo molto altro, e che appunto dobbiamo riconoscere appunto e portare la nostra essenza, però dobbiamo stare e anche metterci in gioco, anche a volte scomodamente, molto brutalmente delle volte, però dobbiamo dare appunto il permesso a questa magia di creare, di cambiare e di fluire, e solo così appunto si può manifestare. Dopo c'è l'umano, nel giorno 12, cristallo, umano giallo cristallo. E qui appunto sappiamo e ci rendiamo conto di essere, cioè proprio l'imperativo è che l'imperativo è: io faccio ciò che è meglio soprattutto per me, ma che è bene soprattutto anche per gli altri, cioè le due cose si devono incontrare. Qui si celebra l'unificazione appunto di noi umani, sempre con il divino, e quindi c'è una grandissima sacralizzazione, senza la quale appunto non riusciremmo a trovare appunto una cooperazione e un proposito diciamo universale, che debba essere appunto nel totale rispetto e nella comprensione di chi siamo, della nostra essenza, e nella diversità che portiamo come esseri, uno unico rispetto all'altro, ma che comunque porta a riunificare il disegno e il sogno primogeneo, che è appunto quello del drago. E fine appunto alla fine arriviamo al 13° tono, che è il cosmico, il viandante dei cieli cosmico rosso, ed è qui che appunto il drago, come dicevo già, si libera, si alleggerisce e si toglie di questo carico, e comprende che nulla può evolvere nella staticità e nella chiusura, ma anzi le nostre ali, quindi la libertà di poter spaziare e lasciare appunto il conosciuto per poter viaggiare questo messaggio molto, molto importante, molto mistico, che gelosamente il drago tiene nascosto e custodito. Qui ha la certezza di dover andare e poter appunto osare quel volo, e quindi alleggerirsi, perché solo portandolo fuori
portando fuori questa profezia e questi messaggi molto pesanti a volte, il drago può alleggerirsi e può quindi volare verso nuovi orizzonti e verso appunto trascendendo tutto questo, ecco. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Adesso vi leggo la descrizione del poema galattico di José Argüelles Balloon Wotan del drago rosso. Allora, numero 1, forza primeva. Io sono la forza primeva, codificata dal drago rosso. Il mio numero è 1, l'unificazione dell'essere primevo. Io sono l'antico dei giorni, entro nel tuo universo attraverso il primo portale della luce. Detengo la memoria dell'essere cosmico all'interno della fonte primeva. Il luogo di nascita è il campo di gioco degli Star Maker e Star Master. L'eternità è il mio copricapo. Io do vita ad ogni forma, nutro compassione per ogni essere vivente, risvegliando in esso un'essenza custodita in ogni genesi ciclica delle mie origini. Conoscermi è osservare la matrice primeva, e se mi incontri sarà solo sotto forma di un mistero che riflette te stesso e che ti chiama per sempre. Perfetto. Grazie. Sì. Grazie a tutti per Grazie esserci. Dragone, quindi avete avuto l'onore di farvi raccontare l'onda dal nostro Esatto. drago cosmico, quindi sentitevi onoratissimi di aver seguito la sua vision e le sue spiegazioni. Ovviamente lo sente profondamente e totalmente. Quindi grazie mille Moonchild. Grazie a voi. Grazie a tutti di averci seguito e grazie di ascoltarci nelle nostre condivisioni. Quello che ci arriva lo condividiamo con grandissimo amore dal nostro cuore, veramente, ed è un piacere sempre poterlo fare. E grazie a tutti e vi auguriamo una meravigliosa onda. Sì, buon ritorno a voi stessi e a quello che siete realmente. Tutto il resto buoni 13 giorni, non preoccupatevi di fare i bravi bambini, anzi non siate per nulla bravi bambini, come ho esatto, come io. scimmia comanda. Basta, le brave bambine non esistono, le bravi bambine non esistono, siamo assolutamente perfetti, così monelli come siamo. Quindi siate un drago monello e divertitevi, anzi sorridete molto, fate in modo che questo drago possa fare anche qualche scherzetto, ogni tanto butterà un po' di fuoco, ma poi dopo le cose ritorneranno, un po' di fuocherello ogni tanto serve. Esatto. Quindi, ne abbiamo tanto in questo momento, però ricordatevi che il drago ha un grande cuore, ricordatevi il cuore del drago. Sì, immenso. State nel cuore, come vi dico sempre. E grazie veramente a tutti, vi amo follemente, vi bacio da qui, dal mio deserto. E qui da Berlino. Buona onda, grazie Donato, tanti baci. Ciao a tutti, ciao, buona serata, grazie a tutti. Ciao.